Ciao e benvenuti nel nostro canale Le Delizie di Andrea e Monichina. Oggi vi porteremo un buonissimo piatto semplice fatto con delle alici fresche, del pecorino romano, gli odori, aglio, peperoncino, prezzemolo e andremo a utilizzare delle buonissime linguine. Procediamo, andiamo. Passiamo a lavare le alici, le sciacquiamo, le mettiamo su un panno asciutto in modo che si asciugano e procediamo. Ok, cominciamo. Accendiamo il gas, accendiamo uno e mettiamo anche sull'acqua, così nel frattempo che prepariamo l'acqua bolle. Allora, partiamo con un giro di olio. Adesso io l'aglio lo lascio con tutta la camicia, bella schiacciata, e lo mettiamo dentro. Il peperoncino. Adesso per il peperoncino, questo peperoncino qui è un peperoncino che è una bomba, quindi io ne metto talmente poco perché questo qua è sufficiente, questo pezzettino qua, per darci un sapore pazzesco. Quindi ne andrò a mettere proprio pochissimo, perché questo è micidiale, cioè ieri sera l'abbiamo utilizzato, l'ho messo un po' sui cavoli e è stata una bomba. È sufficiente, vedi quanto ho messo, 3 rondelline, ma proprio pochissimo. Ok, lasciamo andare un pochino. Mettiamo anche i gambi che dopo le andremo a eliminare. Lasciamo andare un pochino, mezzo minuto, dopodiché andiamo ad aggiungere le alici che abbiamo precedentemente lavate e messe a asciugare su un panno di carta. Eccole qua, guardate quanto sono belle. Questo è un piatto che è molto semplice, si fa velocemente perché è veramente veloce, con poco fai un piatto pazzesco. Poi vedrete il risultato finale. Se non sei iscritto al canale, fallo ora, così potrai andare a vedere gli altri video che abbiamo pubblicati. Attiva la campanella per non perdere le uscite dei prossimi video. Ok, adesso io il prezzemolo ce lo lascio e comincio a mettere le alicette. Queste qua basteranno in 2-3 minuti, è sufficiente per portare in cottura, perché queste cose fanno velocissime. Mettiamo il fuoco al minimo e lasciamo andare. Guardate, già hanno cambiato colore, già può quasi bastare, perché poi a secondo se vi piacciono possono essere sia rotte oppure lasciate intere, ma questo già è sufficiente così. Adesso andiamo ad aggiungere un pochino di sale. Il sale ne mettiamo poco perché dopo andremo ad aggiungere il pecorino, quindi mettendo del pecorino già vengono belle saporite dopo, che con il pecorino ci andiamo a fare la cremina. Ecco qua, questo qua è già pronto così. Adesso nel frattempo spengo il fornello. Quanto è stato? 2 minuti, perché si fanno velocissime. Adesso spengo e mi vado a grattugiare il pecorino per fare la cremina. Nel frattempo questo peperoncino qua ve lo levo perché ormai il sapore lo ha dato. Sentite che profumo, è velocissimo, Vamos! Ecco qua, ci andiamo a tagliare il prezzemolo. Se non avete il prezzemolo fresco potete utilizzare anche il prezzemolo surgelato, poi sta a voi, potete decidere voi quello che mettere. Anche il peperoncino, io avevo il peperoncino fresco, che questo me l'hanno regalato
Monica, un congelo di Monica dalla Calabria, lo abbiamo congelato fresco e c'ha una piccantezza micidiale, infatti ne utilizziamo talmente poco che proprio è una bomba, col contagocce. Ecco qua, adesso passiamo a grattugiare il pecorino. Adesso ci andiamo a fare una bella cremetta. Quando fate la ricetta fatemelo sapere sotto nei commenti come vi è uscita, perché questa ricetta qua è una ricetta fantastica. Se vi piacciono le alici fresche, questa è buonissima. Cioè alici e pecorino, adesso che lo andremo a fare vedrete, vi leccherete i baffi. Non ne mettiamo tanto di crema, una cremina giusto leggera, perché sennò poi viene troppo forte. Ecco qua, ci avrò messo in tutto, saranno 50-70 grammi di pecorino per un piatto per 3 persone, e le alici pure saranno state una quindicina di alici. Ecco qua, il pecorino è pronto. Adesso andiamo a vedere l'acqua se è arrivata in ebollizione e procediamo. Ecco qua, oggi in pescheria abbiamo trovato della pasta, che loro sono tipici di mettere la pasta, della pasta buona. Non siamo stati sponsorizzati, adesso proviamo questa pasta qui che all'apparenza pare molto buona, costa 3 euro, però secondo me ci li vale tutti e è una pasta di qualità. Ok, l'acqua adesso bolle e andiamo. Manciata di sale. Ok, passiamo con le linguine. Allora, siamo in 2,5, che la suocera mangia pochino, e quindi ne mettiamo circa 3 etti, perché io mangio un pochino di più. Anche Monica, sentite che anche Monica mangia di più, quindi ne aggiungiamo altre 5. Vamos. Ecco qua, guardate quanto sono belle queste linguine. Sono delle linguine più larghe del solito, non avevo mai viste così larghe. Guardate che sono belle. Sono linguoni proprio, non linguine. Vai, proviamo questa marca. Morale della favola, questo piatto ci costa praticamente 3 euro di linguine, 2 euro di alici e diciamo 1 euro di pecorino. Quindi siamo sui 6 euro per fare 3 portate, però ho utilizzato una pasta da 3 euro a pacco. Se voi utilizzate una pasta che costa 1 euro, alla fine mi viene a costare in tutto 3-4 euro per 3 persone, diciamo 3 euro, 1 euro a testa. Quindi è un primo piatto che non ha dei costi eccessivi. Nel frattempo aggiungo un po' di acqua di cottura alle alici, in modo che adesso le abbiamo fatte cucinare e si sono rassodate. Poi ci mettiamo un po' d'acqua di cottura, in modo che le facciamo tornare morbide. Andiamo a levare l'aglio, perché adesso l'aglio non ci serve più. Adesso mancano un paio di minuti alle linguine che si cucinano. Nel frattempo mi vado a preparare la crema del pecorino, aggiungendo 3 cucchiai di acqua di cottura, e lo andiamo a girare, e così andiamo a fare la cremina. Ok, eccola qua, una bella cremina di pecorino, che alici e pecorino, fantastica, buona buona buona. Okay, ci siamo. Allora, la crema di pecorino l'abbiamo preparata. Nel frattempo abbiamo invertito i fornelli, abbiamo acceso, abbiamo messo le alici a scaldare e adesso cominciamo con a mettere le linguine che sono pronte. Eccole qua, che spettacolo.
Che ci lasciamo un po' d'acqua di cottura perché adesso lo andiamo a saltare. E andiamo a saltare. Anche questo piatto era un po' di tempo che non lo facevamo, quindi quando ti tornano quelle voglie ci sta tutto, Ecco qua. Adesso ci mettiamo un po' di olio, facciamo un giro d'olio perché prima ne abbiamo messo pochino, aggiungiamo altra acqua di cottura, via, e facciamo andare. Ecco qua, le lì ci rimangono pure a pezzettoni, va bene. E cominciamo a saltare. Questo rumorino quando fa, perfetto. Mamma mia, che profumo, che profumino, che profumino. Aggiungiamo altra acqua di cottura, quelle morbide. Ecco qua. Adesso mettiamo il prezzemolo, via. Ci siamo quasi, Siamo quasi. Ok, adesso passiamo con il pecorino. Mettiamo la cremina, via. Ultimo cucchiaio di acqua, ecco qua, perfetto, perfetto. Andiamo a recuperare la roba intorno alla pentola, che questa e voilà, e ci siamo, via, impiattiamo. Ecco qua, siamo pronti per impiattare, via. Ecco qui, e voilà. E come vi avevo detto prima, adesso ci andiamo a mettere un segreto sopra, un profumo, bucce di limone fresche, edibili, di limoni quelli buoni, Ecco qua, il piatto è fatto, eccolo qua, guardate quanto è bello e profumato, una bomba. Fatelo e fatemi sapere che ne pensate e come vi è uscito, Adesso ce l'andiamo a mangiare. Ciao e a presto, e iscriviti al canale se già non sei iscritto.